Rieccoci con un nuovo video, come vedete quest'oggi con i Romantic Tarot e ovviamente come avrete anche già letto dal titolo, ovviamente cerchiamo di capire che cosa questa primavera appunto vi riserverà in amore. Dunque novità, magari nuove conoscenze oppure ritorni dal passato, cerchiamo di capire se ci saranno degli ostacoli e di che natura ovviamente saranno. Ovviamente questo sarà un video quindi molto dettagliato e a variante unica. Voi sapete che io tendo sul canale ad alternare video a una unica variante a video a doppia anche variante o anche quadrupla variante, tra le quali appunto potreste scegliere. Ecco, in questo caso c'è una sola variante, questo ovviamente per cercare un po' di venire incontro il più possibile appunto ai gusti, alle preferenze di tutti. Dunque quest'oggi appunto utilizziamo un mazzo molto romantico, appunto il Romantic Tarot, che parla appunto prevalentemente d'amore. Quest'oggi andremo ad utilizzare appunto un metodo di stesa piuttosto classico, ma in versione diciamo rivisitata. Ecco, questa è una metodologia diciamo utilizzata, appunto quello della croce celtica, sia per i tarocchi che ovviamente anche per le sibille, ma in questa particolare versione ovviamente si presenterà con un maggior focus per quanto appunto riguarda i tempi, quindi è un metodo strettamente temporale che viene diciamo utilizzato in particolar modo con le sibille, però si può anche utilizzare, come faremo noi quest'oggi, appunto con i tarocchi. Quindi per avere diciamo maggiormente informazioni, vi ripeto, ancora più dettagliate per quanto riguarda proprio le tempistiche dei vari avvenimenti, in particolar modo proprio del futuro. D'accordo? Dunque ovviamente per il principio di sincronicità, per chiunque appunto scelga di ascoltare questo video o incappi casualmente in questo video, cerchiamo appunto di capire in amore che cosa vi riserva la primavera, quindi i prossimi 3 mesi. Dunque cerchiamo di capire obiettivamente se incontrerete l'amore oppure se ci sarà qualche ritorno, perché no, dal passato. E cerchiamo anche di capire eventualmente appunto se ci saranno nuove conoscenze, novità, passioni. Vediamo un po'. Perfetto, dunque ora iniziamo appunto a stendere le carte sul tavolo di stesa a seconda appunto della metodologia che andrò a scegliere ad usare quest'oggi, ossia il metodo diciamo rivisitato appunto della croce celtica. Perfetto, dunque come potete vedere appunto è la tipica stesa appunto della croce celtica, ma appunto in versione appunto rivista e rivisitata. Ovviamente ragazzi, come sempre io mi soffermerò poi carta per carta appunto e posizione per posizione proprio per spiegarvi
ovviamente di cosa stiamo parlando. Difatti in posizione centrale, in questa posizione, ci occupiamo appunto del presente. Questa carta in, diciamo, versione obliqua rappresenta le influenze esterne che in qualche modo appunto portano all'attuale presente. In questa posizione ovviamente il passato, in quest'altra posizione che cosa voi vorreste, quindi paure, però prevalentemente anche sogni, aspettative. In questa posizione, anzi in questa posizione, il futuro entro i prossimi 15 giorni al massimo. In questa posizione il futuro entro i prossimi 3 mesi, quindi obiettivamente l'evoluzione vera e propria, diciamo, della vostra primavera. E appunto in quest'ultima posizione invece il futuro oltre la primavera, quindi nei prossimi 6 mesi. Quindi come potete vedere qui abbiamo questa, diciamo, triade di carte molto importante, quindi il futuro entro i prossimi 15 giorni, il futuro entro i prossimi 3 mesi e il futuro entro i prossimi 6 mesi. In questa posizione cerchiamo di capire quale sarà il vostro stato d'animo, in questa posizione come gli altri reagiranno a voi, e appunto in penultima posizione cerchiamo anche di capire obiettivamente le vostre azioni, come in qualche modo andranno ad influenzare la situazione. D'accordo? Dunque, iniziamo con questa posizione, appunto la posizione centrale, quindi appunto nel cuore della stesa, e partiamo ovviamente da un dato importante che è chiaramente il dato del presente, quindi cerchiamo di capire se obiettivamente, perché no, magari ci sia qualcuno di interessato a voi. Allora sì, c'è qualcuno di interessato a voi, questa è una carta bellissima, tra l'altro come potete vedere in realtà una sorta di carta introduttiva che rappresenta, diciamo, allegoricamente ovviamente anche l'intero mazzo, perché è la carta dell'amore, è il sesto arcano maggiore, quindi è la carta dell'innamorato. Allora, sicuramente partiamo già con una carta molto bella, cioè c'è qualcuno che vi pensa, ma c'è anche qualcuno che prova dei forti, vedete, sentimenti nei vostri confronti, quindi non è solo un'attrazione. Partiamo da un dato di fatto. Ora, molto spesso mi viene chiesto, ma deve essere per forza una sola persona? No, perché no? Voi ovviamente potreste avere anche più di una persona interessata a voi, Quindi ovviamente la carta dell'innamorato può ovviamente parlarci anche di più corteggiatori, o diciamo di più persone interessate ad iniziare una storia con voi, persone che obiettivamente vi pensano spesso e a cui voi mancate molto, quindi persone che in qualche modo, diciamo, provano già delle emozioni, quindi non sono persone che non vi conoscono, d'accordo? Ovviamente sono persone che vi conoscono già da tempo. Ora, può essere anche classico amico di vecchia data, che in realtà per voi prova tutto fuorché amicizia, oppure può essere un collega, ma può essere anche una persona che avete conosciuto da un mese, d'accordo? Però è comunque una persona che per voi già prova dei bellissimi e puri sentimenti. Ora, voi sapete però che la carta dell'innamorato sì, rappresenta l'amore, d'accordo, però in realtà a livello cartomantico la carta degli amanti rappresenta la scelta. Quindi questa persona potrebbe, ahimè, essere impegnata. Nel caso in cui voi abbiate una storia clandestina con una persona impegnata, questa persona sta pensando addirittura di sciogliere il legame ufficiale per star con voi. Perché è la carta del bivio, ragazzi, Carta degli amanti è la carta del bivio. Quindi c'è poco da fare. Questa persona sta pensando, addirittura. Sì. Nel caso in cui voi non abbiate una storia con una persona impegnata,
Questa carta però può parlarci sì di una persona impegnata che obiettivamente sta pensando se obiettivamente farsi avanti, perché ha dei leciti dubbi, oppure se in qualche modo magari temporeggiare. Temporeggiare però, non rinunciare, non ho detto rinunciare, ho detto temporeggiare. Cosa vuol dire? Che questa persona comunque ha intenzione di farsi avanti, magari non oggi, magari non domani. Deve organizzare come, dove, quando, ma lo vuole fare e lo farà. D'accordo? La carta dell'innamorato, ragazzi, è una carta molto bella, perché è una carta di decisione, non è una persona indecisa questa è una persona che al massimo può temporeggiare, però ha voglia di vedervi, quindi è una persona che ha voglia di contattarvi o comunque di invitarvi o comunque di avere un contatto immediato, diretto con voi, che però, ragazzi, ovviamente non sia un contatto di semplici chiacchiere, cioè questa non è una persona che vi vuol vedere per fare 4 chiacchiere. La carta dell'innamorato parla anche di erotismo, quindi è una persona che ha proprio, vedete, voglia di abbracciarvi e non solo. D'accordo? Quindi è una carta molto bella. Quindi qui partiamo proprio con un bel dato di fatto. Qui c'è qualcuno di molto interessato a voi. Ora, vi ripeto, generalmente a livello meramente probabilistico è chiaro che è una carta di scelta, quindi potrebbe essere una persona impegnata e ovviamente in procinto di scegliere se iniziare qualcosa con voi oppure, per esempio, sciogliere il legame esistente per dedicarsi chiaramente unicamente a voi, d'accordo? Oppure potrebbe essere una persona single che ha paura dell'amore, semplicemente, e che quindi sta scegliendo se in qualche modo finalmente abbandonarsi a ciò che prova oppure se attendere un po'. Non è una carta di fermo, non è una persona in crisi, questa non è una persona che ha dei dubbi, chissà, no? Se lei mi possa piacere o meno. No, questa persona è convinta, sa che voi gli piacete tanto, ok? E a questa persona poco importa che sia ricambiata, diciamo, perché comunque conta di farsi avanti, però deve organizzarsi. Quindi è una carta veramente bella, molto bella. Vediamo però in posizione obliqua se c'è qualche ostacolo. Qui chiaramente si spostano sempre tutte le carte. Allora cerchiamo di capire quindi se ci possa essere o meno appunto qualche difficoltà è portata da cosa. Allora qui abbiamo il 4, guardate ragazzi, qui abbiamo il 4 di spade. Allora vi ho detto probabilmente una persona impegnata. Allora 4 di spade, carta di grado quarto ovviamente, no? Che parla di stabilità, cioè questa è una persona, potrebbe essere, diciamo, vi ripeto, nella maggior parte dei casi, una persona impegnata. O comunque, ragazzi, non necessariamente una persona sposata, Io per impegnata intendo anche semplicemente una persona fidanzata, comunque qualcuno che ha ufficialmente, diciamo, qualcun altro al suo fianco, d'accordo? Quindi non necessariamente quando io parlo di persona impegnata sto parlando di una persona sposata con 3 figli, assolutamente no. Una persona impegnata è comunque impegnata anche se ha una fidanzata o una convivenza in atto, perché no, d'accordo? Quindi comunque con questo 4 di spade questa è una persona che una qualche stabilità ce l'ha, però è terribile perché sono spade, ragazzi, quindi questa è una persona infelice, una persona che nonostante la presenza, vi ripeto, di un'altra persona o comunque nonostante la presenza, diciamo, di qualcuno che possa frequentare in questo periodo, si sente molto sola questa persona. Quindi questa è una persona che ha voglia di rinascere a nuova vita, perché il 4 di spade può rappresentare proprio una guarigione, ovviamente in questo caso ragazzi una guarigione nell'anima, ma perché no, magari può essere una persona che purtroppo ha affrontato magari un periodo di, diciamo, basse energie psicofisiche o addirittura di malattia, quindi può essere una persona che, diciamo, ha attraversato un brutto periodo. Ecco, questa è una persona che ha voglia di rinascere proprio a nuova vita e lo vuole fare con voi.
Quindi questa è una persona che se fino ad ora non si è ancora fatta avanti, parliamo di spade, perché questa persona ha realmente delle problematiche pratiche oggettive. Mi auguro di no, ragazzi, però potrebbe aver affrontato un periodo di fragilità, magari per quanto riguarda proprio la sua salute o anche semplicemente una fragilità di tipo emotivo. Comunque delle problematiche questa persona le ha avute, non è un 9 di spade, quindi non è una persona ansiosa, preoccupata spesso del nulla. Questa è una persona che ha avuto realmente delle difficoltà. Il 4 di spade parla di guarigione, parla della voglia, vedete, di rinascere, d'accordo? Quindi questa è una persona che ha voglia di un altro valzer, ha voglia di ricominciare a ballare le gioie della vita, ballare l'amore, d'accordo? Quindi questa è una persona che vuole fare un passo avanti. Però, ragazzi, il 4 di spade è una carta anche di silenzio, quindi conferma quello che vi ho detto sino ad ora, cioè è una persona che sicuramente sino ad ora non ha fatto tanto nei vostri confronti, cioè voi potreste ancora ad oggi non aver capito chi possa essere questa persona così tanto interessata a voi, però c'è questa persona. Perché è in silenzio? Ve lo ripeto, perché è una persona che ha sofferto, perché il 4 di spade proviene dal 3 di spade, che è una carta molto pesante, che parla di dolore al cuore, che parla di preoccupazioni, che parla di sofferenza, di allontanamento, di tradimenti, di ripicche, di litigi, cioè chiaramente questa è una persona che comunque ha realmente sofferto, vi ripeto, quindi è una persona che vorrebbe rinascere a nuova vita e lo vorrebbe effettivamente fare con voi, però chiaramente, ragazzi, queste sono delle ferite, diciamo, piuttosto profonde, quindi è una persona che ha anche proprio paura, come vi dicevo comunque anche prima, ecco, anche nel caso in cui sia una persona libera, di soffrire ancora, cioè questa è una persona che ha un po' paura ancora, quindi necessita ancora di un po' di tempo, d'accordo? E diamoglielo questo tempo, perché ragazzi, comunque ci sono sofferenze che non possono scomparire così dall'oggi al domani, quindi è una persona che ha bisogno ancora di un po' di tempo, d'accordo? Poco tempo, perché vi ripeto, 4 di spade, comunque amanti non rappresentano carte lunghe, assolutamente no, però è una persona che ha bisogno ancora di tempo, perché ha messo un silenzio che passa dalle sue sofferenze, che ci sono, vi ripeto, non è l'8 di spade, non è il 9 di spade, questa è una persona che ha sofferto davvero, vi ripeto. Ora, andiamo ovviamente in una posizione che riguarda chiaramente il passato, quindi il vostro passato in amore. Vediamo prevalentemente da che cosa è stato caratterizzato. Qui abbiamo il 3 di denari, vedete, tanta forza, comunque un cercare a tutti i costi una collaborazione. Il 3 di denari parla proprio di collaborazione, è la carta della collaborazione, quindi avete cercato obiettivamente di comunque costruire qualcosa, un rapporto, comunque una storia anche di una certa importanza, perché ovviamente parliamo di denari, però come vedete qui tanti sforzi che però hanno portato soltanto, tra virgolette, prestatemi il termine, a un 3 di denari. Ragazzi, qui non abbiamo l'asso di coppe, quindi obiettivamente voi non siete state ricambiate nei sentimenti, cioè voi avete dato tanto, però che cosa vi è tornato? Che cosa vi hanno poi restituito queste persone o questa persona a cui avete dato tanto? Diciamo che parlando di denari, probabilmente, sicuramente l'aspetto materiale, magari anche comunque soddisfacente, però da un punto di vista sentimentale, ragazzi, ovviamente i denari hanno ben poco. Quindi chiaramente sì, voi vi siete affaticate tanto, avete cercato di costruire, come tipico ovviamente dei denari, tante situazioni anche favorevoli che potessero portare comunque a un'unione importante, però obiettivamente poi qui avete ricevuto, sì, vi ripeto, magari da un punto di vista fisico ed erotico, comunque anche dei bei momenti, ma soltanto bei momenti, perché comunque la carta del 3 di denari parla di tutto ciò che è veloce, caduco, quindi qualcosa che non ha radici stabili, non ha radici solide, perché non è una carta di grado quarto, quindi non parla di stabilità, non parla di solidità, parla di qualcosa che può continuamente evolvere, perché è una carta di terzo grado. Tra l'altro il 3 di denari in questo mazzo ovviamente rappresenta la carta, vedete, del girovago, quindi sicuramente, ovviamente qui c'è stata tanta passione anche con determinate persone, con una in particolare, ma ragazzi la forza dell'amore è tutta un'altra cosa.
Quindi la carta del girovago sicuramente parla, vi ripeto, di un impegno anche ovviamente molto importante da parte vostra, che però, vi ripeto, a livello pratico comunque potrebbe proprio avervi deluso. Tra l'altro la carta del girovago può anche appunto parlare di più frequentazioni, quindi evidentemente anche di più conoscenze, quindi potreste aver, diciamo, inanellato appunto più conoscenze che però obiettivamente non vi hanno assolutamente soddisfatto, quindi potreste aver, diciamo, magari anche cambiato con una certa frequenza e comunque magari malcontento frequentazione o conoscenza, oppure vi ripeto potreste esservi, diciamo, fermate presso una determinata conoscenza che però è stata appunto abbastanza deludente, perché parliamo di denari, cioè vi ripeto, da un punto di vista sicuramente erotico e passionale qui c'è stato qualcosa di bello, però sicuramente qui sentimenti pochi, d'accordo? Comunque qualcosa di confuso, appunto la carta del girovago. Quindi persone che potrebbero avervi mostrato inizialmente attenzione e attrazione per poi appunto allontanarsi, d'accordo? Vediamo ragazzi in questa posizione invece appunto che cosa voi vorreste, quindi chiaramente le vostre aspettative in riferimento ovviamente all'amore e ai sentimenti. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 5 di coppe. Allora, voi vorreste mettere sicuramente in chiaro determinate situazioni che non vi tornano. Guardate, il 5 di coppe prevede appunto due donne che stanno ovviamente litigando per lo stesso uomo, quindi nel caso in cui voi stiate frequentando una persona impegnata, questa situazione sta iniziando a starvi stretta, cioè vorreste obiettivamente da parte di questa persona una presa di posizione un po' più forte e anche coraggiosa, ovviamente per, diciamo, mettere un punto alla situazione, se non altro prendere finalmente una decisione, fare una scelta. Ovviamente ragazzi, questo 5 di coppe parla sicuramente anche di situazioni, diciamo, non proprio pulite che voi potreste aver subito, perché il 5 di coppe parla anche, diciamo, di diffidenza nei confronti di uno o più partner che potrebbero, diciamo, essere da voi stati accusati di tradimento o comunque di comportamenti, diciamo, ecco, non proprio maturi e saggi, per cui evidentemente c'è ancora un boccone amaro che, diciamo, non siete del tutto, ecco, riuscite in qualche modo ad eliminare, a digerire obiettivamente, proprio perché c'è qualcosa che non vi torna in riferimento ad una, vi ripeto, anche più situazioni appunto sentimentali, che obiettivamente vi hanno fatto sentire non proprio al sicuro, perché ragazzi il 5 di coppe, diciamo che come definizione cartomantica, voi sapete che ogni singolo arcano ha una propria parola chiave, no? Di definizione. Ecco, la definizione chiave del 5 di coppe è la carta dell'amante, d'accordo? Quindi voi potreste, diciamo, o voi essere state o essere l'amante, d'accordo? Quindi l'altra persona di una persona già impegnata, che voi vorreste vedere, diciamo, in qualche modo scegliere o decidere, oppure voi potreste aver subito un eventuale tradimento o anche semplicemente aver avuto, diciamo, il sospetto che qui qualcuno non si sia comportato in maniera del tutto pulita nei vostri confronti, perché questa, ahimè, è proprio la carta, diciamo, della doppiezza, diciamo anche del doppio gioco, della falsità, e parlando di coppe ovviamente falsità d'amore. Quindi vi siete sentite sicuramente ingannate da una o più persone che obiettivamente non vi hanno fatto vivere proprio dei momenti particolarmente, diciamo, gioiosi, per cui diciamo che vi siete sentite un po' appunto ingannate e vi ripeto c'è ancora qualcosa che voi vorreste sapere, conoscere, proprio eventualmente per mettere voi un punto e per esempio scegliere o decidere definitivamente. Cioè c'è qualcosa che per voi è ancora, diciamo, oscuro, su cui non avete ancora appunto ben tutte le carte in tavola e che obiettivamente vi crea, diciamo, una sorta di spaesamento, ma io direi anche un po' di rancore,
perché vedete questa è proprio la carta in questo mazzo delle baruffe, quindi in qualche modo ancora diciamo provate una sensazione di proprio fastidio a pelle in riferimento appunto a delle situazioni che voi potreste aver appunto subito e che ancora ad oggi non vi vanno assolutamente giù. Quindi obiettivamente ci sono dei dubbi che voi vorreste chiarire in riferimento a una o più, mi auguro di no, però evidentemente anche a più situazioni, magari riferite ad una sola persona, che però obiettivamente vi hanno, diciamo, un po' turbato. Nel caso in cui siate impegnate con una persona appunto impegnata a sua volta, ecco, vorreste maggior decisione o comunque forza, coraggio da parte di questa persona, cioè siete stanche di essere l'altra. Vediamo ora ragazzi in questa posizione che cosa appunto accadrà in amore per quanto riguarda ovviamente i prossimi 15 giorni o comunque diciamo l'immediato futuro. E qui abbiamo il 5 di bastoni. Allora, guardate, la carta del 5 di bastoni descrive una situazione direi piuttosto gaudente, ecco, ovviamente in riferimento ai bastoni. Ovviamente, ragazzi, non devo sottolineare il fatto che i bastoni si riferiscano all'elemento fallico, d'accordo? Quindi sicuramente, ecco, entro breve, entro le prossime 2-3 settimane al massimo, voi vivrete delle situazioni eroticamente, bastoni, fuoco e passione, molto, vi ripeto, gaudenti ed eccitanti, dove voi vi sentirete, vedete, corteggiate da una persona in particolare. Quindi questa persona che è rimasta in silenzio fino ad ora, finalmente, diciamo, si farà in qualche modo avanti. Quindi sicuramente questa è una persona che appunto vi dimostrerà tutta la passione che ovviamente prova nei vostri confronti. Quindi diciamo che finalmente vi lascerete andare appunto all'erotismo e al fuoco appunto dell'istinto e del desiderio. Quindi diciamo che il 5 di bastoni parla di un momento, diciamo anche piuttosto positivo per quanto appunto concerne l'aspetto ovviamente meramente, diciamo pratico, d'accordo, erotico e ovviamente sessuale del discorso. Chiaramente ragazzi però è una carta di bastoni, quindi quello che vi ho detto prima con le carte di denari, in questo caso il 3 di denari vale anche per i bastoni, quindi non possiamo parlare ovviamente di una vera e propria dichiarazione d'amore, cioè questa persona che si farà avanti ovviamente nei vostri confronti non vi espliciterà a chiare lettere ovviamente un sentimento, magari il sentimento che comunque prova, però obiettivamente lo lascerà ancora, se così vogliamo, sopito, comunque diciamo nascosto appunto nel proprio cuore o nella propria mente, perché obiettivamente cercherà invece di dare assolutamente libero spazio a quelli che sono invece i veri e propri desideri, agli impulsi ovviamente fisici che questa persona ovviamente proverà nei vostri confronti. Quindi vi ripeto ragazzi, il 5 di bastoni è una carta che parla proprio di erotismo, di passione, di fuoco, di istinto, di sensualità e sessualità, parla di avventure, parla di incontri anche non organizzati, di momenti diciamo di imprevisto, però ovviamente molto entusiasmante, che ovviamente da un punto di vista strettamente fisico veramente vi vedrà estremamente soddisfatte. Quindi una carta che parla di espansione, una carta che parla, vedete, di abbondanza, di successo, di momenti anche molto piccanti, e parla anche di un nuovo diciamo corteggiatore o comunque ecco di un contatto molto più pratico e diretto con una persona legata, parlando appunto di bastoni, al vostro ambiente professionale o comunque con una persona con la quale avete diciamo legami di tipo professionale. Quindi sicuramente è una carta molto positiva che parla proprio, vedete, di momenti piccanti, di avventura, di corteggiamento, perché no, quindi di grande feeling erotico. Però vi ripeto, non
parliamo ancora di una vera e propria dichiarazione. Questa persona non arriverà sotto casa vostra ovviamente cantandovi una serenata, bensì appunto questa persona diciamo che vi dimostrerà molto di più il proprio attaccamento fisico ed erotico piuttosto che ovviamente quello che prova, ma la situazione sarà assolutamente per voi veramente molto entusiasmante. Tra l'altro, ragazzi, come tutti gli arcani, anche il 5 di bastoni si rifà prevalentemente ovviamente ad alcuni giorni in particolare, e ovviamente il 5 di bastoni si riferisce in particolar modo ai giorni che vanno dal 15 al 20 di aprile, quindi va a confermare proprio appunto questa posizione della croce celtica, per cui evidentemente entro le prossime 2 o 3 settimane qui ci saranno delle, diciamo, grosse novità, una carta estremamente dinamica che ovviamente parla di imprevisti piacevoli ovviamente e di grande avventure molto entusiasmanti che appunto vi permetteranno, grazie ad una forte tenacia, spirito di iniziativa e ovviamente anche desiderio, diciamo direi piuttosto prorompente, momenti di successo, di realizzazione e anche, vi ripeto, di speranze, soprattutto in ambito, vi ripeto, erotico e sessuale. Quindi sicuramente è una situazione molto molto bella, sempre però ragazzi da un punto di vista pratico, quindi ricordatevi in particolar modo un'energia molto positiva dal 15 al 20 di aprile, quindi entro le prossime 2 o 3 settimane qui c'è questo nuovo, vedete, corteggiatore che ovviamente vi dimostrerà particolare interesse erotico. Ora vediamo invece in questa posizione che cosa invece accadrà per quanto riguarda obiettivamente i prossimi 3 mesi, quindi obiettivamente diciamo proprio questo periodo legato in particolar modo appunto alla primavera. E qui abbiamo una carta molto dolce proprio perché finalmente riparliamo di coppe e comunque d'amore come abbiamo fatto a inizio stesa, e qui abbiamo il fante di coppe. Allora, il fante di coppe parla di inviti, parla sicuramente di comunque messaggi, di telefonate. I fanti si riferiscono ovviamente, ragazzi, sempre a delle comunicazioni, quindi ci saranno comunque delle comunicazioni tra voi e una persona, vi ripeto, in particolare, che però finalmente inizierà a parlare d'amore, perché parliamo di coppe. Il fante di coppe infatti è una carta che parla appunto di dichiarazioni molto importanti, che parla appunto di un lasciarsi andare all'amore, quindi questa persona potrebbe proprio rivelarvi appunto di essersi presa una bella cotta per voi o comunque di provare in realtà dei veri e propri sentimenti. Tra l'altro in questo mazzo il fante di coppe è il servo d'amore, quindi vedete che questa persona arriverà da voi proprio con una grande coppa che vi porgerà, quindi una persona che vi corteggerà tantissimo e ovviamente che riuscirà a riportare il sorriso nella vostra vita. Quindi sicuramente è una carta che parla veramente di un sentimento che nasce o addirittura rinasce. Quindi parla di appunto parole gentili, parla di inviti, di corteggiamento, comunque parla di momenti di romanticismo molto belli, molto importanti, se vogliamo, essendo un fante anche di innocenza, quindi comunque questa persona a volte vi sembrerà una persona, vi ripeto, quasi molto pulita, molto innocente nelle sue appunto manifestazioni d'amore. È una carta quindi che ci parla del vero e proprio corteggiatore che vi dimostrerà appunto non solo finalmente passione, ma ovviamente anche grande sentimento. Vi ripeto, in particolar modo con il fante in primo piano le comunicazioni, quindi sicuramente questa persona vi chiamerà molto, vi scriverà molto e si impegnerà veramente tanto per cercare di farvi capire che questa persona vi vuole conquistare, che è innamorata di voi, quindi che obiettivamente ha delle intenzioni molto leali e pulite ovviamente nei vostri confronti. Parlando di un fante di coppe, a livello anagrafico questa persona generalmente è
molto giovane, generalmente i fanti non, diciamo, superano i 35 anni di età, o comunque è una persona molto giovanile, quindi che ha un modo di fare che potrebbe appunto non corrispondere esattamente alla sua età anagrafica. Parliamo di coppe, quindi una persona molto bella esteticamente o comunque una persona affascinante e che piace. Comunque vi ripeto, aspettatevi delle novità e soprattutto veramente molte proposte, inviti e la voglia proprio di stare con voi. Quindi è la figura ideale per quanto appunto riguarda proprio l'amore. Quindi sicuramente è un momento molto bello che parla di attrazione, che parla di affetto, di sentimenti, di passione, di complimenti, anche forse a volte un po', diciamo, stucchevoli, forse un po' troppo manierati, che però vi serviranno per capire che questa persona ci crede veramente. Parla anche di regali, di sorprese, di doni, quindi questa è proprio la classica persona che potrebbe volervi sedurre, magari appunto con delle rose, dei fiori, quindi parla proprio di adulazione e di conquista, d'accordo? Vi ripeto però, sicuramente è una persona molto leale e che ovviamente riuscirà a conquistarvi, perché sicuramente questa carta parla proprio di conquiste. Quindi sicuramente vivrete veramente i prossimi 15 giorni o comunque le prossime 3 settimane ovviamente all'insegna di un nuovo corteggiatore, all'insegna dell'erotismo e della sessualità e della passione. Ovviamente ragazzi, poi successivamente nel corso dei mesi, quindi nel corso della primavera, qui abbiamo però un rapporto che diventa sempre più importante con una persona che cercherà invece anche molto dialogo, quindi vorrà veramente vedervi, e quindi qui ci sono veramente molti incontri e momenti anche sentimentalmente molto importanti. Ora arriviamo alla seconda parte, diciamo appunto, della stesa, e in ultima posizione appunto rispetto a questa fila verticale di 4 carte abbiamo il vostro stato d'animo, e qui abbiamo la carta della giustizia. Allora, voi agirete in modo direi molto severo, ecco appunto parlavamo del 5 di coppe, quindi qualcosa che non vi torna, non vi è particolarmente chiaro tuttora. Ecco, voi cercherete verità, cercherete giustizia, cercherete lealtà e ovviamente la troverete ragazzi, con questo fante. Vi ripeto, una persona molto pulita, una persona molto sincera. Ecco, sicuramente la carta della giustizia ci parla di un atteggiamento ovviamente nei confronti dell'amore molto solido, ma soprattutto molto lucido, cioè la giustizia va ad abbattere qualsiasi illusione, cioè voi non sopporterete di avere al vostro fianco persone appunto bugiarde, persone capaci soltanto di mentirvi oppure di illudervi, persone capaci soltanto appunto di in qualche modo coinvolgervi in situazioni anche sentimentali, comunque ovviamente fallimentari. Voi non lo vorrete. La giustizia parla, vi ripeto, proprio di un desiderio importante di lealtà, di chiarezza ovviamente. Voi vorrete essere assolutamente chiari e ovviamente chiare con le persone che in qualche modo andrete ad incontrare. Anche voi darete ovviamente la stessa lealtà e chiaramente la stessa sincerità a chi andrete a conoscere, e lo farete senza mezzi termini, perché la carta della giustizia è una carta molto severa, quindi senza peli sulla lingua. Voi ovviamente farete capire comunque alle persone che proveranno in qualche modo ad avvicinarsi a voi, a corteggiarvi, che ovviamente con voi dovranno comportarsi in un determinato modo, altrimenti ovviamente voi cambierete strada, perché ragazzi vi ripeto che la carta della giustizia è una carta molto severa, quindi molto probabilmente voi cambierete proprio il vostro atteggiamento per proteggere e tutelare voi stesse, ma farete bene, d'accordo? Quindi parla anche di una grande capacità, che è quella proprio di scremare rispetto a delle situazioni che voi percepirete essere immediatamente non conformi ai vostri desideri e a ciò che voi vi meritiate. Quindi agirete in maniera veramente molto severa e farete anche bene, soprattutto diciamo riuscirete a capire se una determinata persona possa essere la persona giusta appunto per voi, oppure semplicemente una persona in grado di farvi perdere tempo, e quindi ovviamente non avrete alcun
momento di ripensamento per quanto riguarda eventualmente appunto l'allontanarvi da queste determinate persone. Chiaramente la giustizia parla anche dell'allontanamento da persone del passato, quindi severità anche in riferimento al passato, non solo in riferimento al presente e al futuro. Ecco, persone che vi hanno deluso. La giustizia parla proprio di un allontanarsi in maniera, vi ripeto, molto severa e radicale da persone che in passato vi hanno fatto soffrire, e questa volta lo farete con la giustizia, cioè senza proprio mezzi termini e peli sulla lingua, quindi avrete un atteggiamento molto forte, molto leale sicuramente, ma pretenderete altrettanta lealtà ovviamente da parte delle altre persone, e farete assolutamente bene. Ora, appunto, in questa posizione appunto centrale cerchiamo di capire come invece gli altri appunto si comporteranno nei vostri confronti. E qui di nuovo, ragazzi, abbiamo capito, allora qui abbiamo un fante di spade. Allora, ragazzi, il fante di spade ovviamente parla di una figura maschile molto giovane, che però, vi ripeto, inizialmente semplicemente vi osserverà e spierà in silenzio, perché il fante di spade è la carta appunto del sergente, diciamo, di colui che in qualche modo osserva senza muoversi. Ve lo dicevo, ragazzi, dall'inizio con la carta degli amanti, che questa è una persona che tenderà a rimanere in silenzio, 4 di spade, perché deve prima valutare se muoversi e come muoversi, soprattutto nel caso in cui sia una persona impegnata, Quindi è una persona che vorrà vederci chiaro. Vi ripeto, una persona molto giovane o comunque più giovane di voi, o una persona che, pur essendo per esempio vostra coetanea o magari diciamo già adulta, però ha un atteggiamento molto giovanile. È una persona molto intelligente, una persona molto furba, è una persona molto accorta, che, vi ripeto, non agisce d'istinto, ma obiettivamente tenderà solo inizialmente, perché poi qui abbiamo visto questo 5 di bastoni e poi ovviamente questo fante di coppe, però inizialmente, ecco, questa persona prenderà un po' di tempo, quindi vi confermo, diciamo, obiettivamente il silenzio previsto con il 4 di spade. Quindi sicuramente questa è una persona che vi già sta tenendo d'occhio, perché vi ripeto che la carta ovviamente del sorvegliante è una persona che vuole cercare di capire anche obiettivamente se voi possiate o meno ricambiare appunto il suo sentimento e il suo desiderio. È una persona che potrebbe però, come è tipico del fante di spade, spiarvi, per esempio sui social, piuttosto che cercare di capire qualcosa in più sulle vostre amicizie, piuttosto che cercare di capire appunto se voi abbiate o meno un compagno, un partner o particolare simpatia magari per un altro collega, nel caso in cui siate appunto colleghi di lavoro. Comunque vi ripeto, è una persona che ha veramente interesse nei vostri confronti e che ovviamente sta cercando di capire qualcosa in più proprio in riferimento ovviamente a voi. Vedete, sta cercando di fare luce per quanto riguarda la vostra persona. D'accordo? È una persona che vuole cercare di capire come potersi muovere. D'accordo? Quindi è una persona molto interessata a voi, che però nel momento presente vi ribadisco che vi sta spiando. Comunque è una persona che sta cercando di capire qualcosa in più in riferimento proprio appunto alla vostra vita, generalmente ovviamente di tipo sentimentale, d'accordo? Ma qui ve lo ripeto, ragazzi, ve l'ho detto già a inizio stesa, qui c'è qualcuno di molto interessato a voi, veramente molto interessato a voi. Dunque, in penultima carta cerchiamo appunto di capire quali saranno le vostre azioni, anche perché no, magari in riferimento a questa persona, questo fante che vi sta tenendo d'occhio. Vediamo un po'. Allora, e qui ragazze mie, qui abbiamo la carta del diavolo, il 15° arcano maggiore. Darete il meglio di voi, brave. Allora, guardate che meraviglia, che donna meravigliosa. Allora, la carta ovviamente del diavolo ci fa pensare a una enorme sensualità, bellezza, attenzione al dettaglio e al particolare, che ovviamente voi metterete in atto, perché no, proprio per cercare appunto di ammaliare. D'accordo, sicuramente questo personaggio che abbiamo visto essere molto interessato a voi, però perché no, anche magari altre persone, vi dicevo anche già dall'inizio, che qui possono esserci anche più corteggiatori.
ovviamente oltre a questa persona che emerge in particolar modo. Comunque voi farete di tutto per ovviamente ammaliare questa persona. Il diavolo parla di istinto, ragazze, il diavolo parla di desideri, parla di passione, parla di voglia di vivere, di cambiare pelle. Voi avrete voglia di ricominciare, proprio come parlavo appunto di questo 4 di spade e di questo nuovo valzer che questa persona dopo un momento di grande difficoltà appunto vorrà in qualche modo riprendere. Ebbene, anche voi vorrete ricominciare in questo nuovo valzer, quindi vorrete ricominciare ovviamente a vivere e ovviamente a provare delle sensazioni molto forti, molto potenti, e farete di tutto ovviamente per riuscire appunto in qualche modo ad arrivare a questo punto, a questo livello di soddisfazione. Ragazzi, ovviamente parliamo di diavolo, quindi soddisfazione di che tipo? Soddisfazione innanzitutto fisica, quindi amerete terribilmente essere corteggiate e ovviamente farete di tutto anche per esserlo. Cioè, qui ci sarà un grande cambiamento in voi. Cioè, obiettivamente siamo partiti da questo 3 di denari, quindi comunque una situazione di grande sforzo e comunque di poca soddisfazione, per arrivare a questo diavolo. Cioè, evidentemente voi stanche di situazioni che obiettivamente non vi hanno sino ad ora dato tutto ciò che voi vi sareste e vi siete meritate, e dunque di conseguenza vi lascerete appunto andare a situazioni forse, come tipico del diavolo, più leggere ma comunque molto più passionali. Vi ho detto appunto che qui c'è questo bellissimo 5 di bastoni, quindi vi aspetterà sicuramente una primavera molto molto passionale, una primavera fatta di corteggiatori, una primavera fatta, se vogliamo, anche di follie, perché il diavolo parla anche di follie d'amore, parla di sensazioni nuove, parla di sentimenti che nascono o rinascono ovviamente, parla di, vi ripeto, seduzione, parla di attrazione, parla di bellezza fisica, parla di sessualità e di erotismo. Quindi saprete come ovviamente colpire chi avrete dinanzi a voi e saprete come conquistare queste persone. Il diavolo parla di conquiste, certo, il diavolo parla di conquiste che ovviamente vanno a buon punto. Cioè, è chiaro che il diavolo parla di successo, ragazzi, quindi obiettivamente voi saprete quali corde toccare di tutti questi personaggi che ovviamente vi corteggeranno. Qui c'è proprio una carta di rinascita che però, rispetto per esempio all'arcano del mondo, che è sicuramente un arcano molto più ovviamente pudico, se vogliamo, ecco, diciamo che obiettivamente il diavolo parla magari in minor misura di pudicizia e diciamo di situazioni maggiormente sentimentali, bensì è una carta che invece parla molto di più, diciamo, di sguardi, di interesse proprio fisico, di erotismo, di capacità di attrazione, di capacità anche di valorizzare il vostro corpo, la vostra bellezza, la vostra femminilità, d'accordo? Quindi ovviamente la carta del diavolo è una carta molto bella, ovviamente in questo caso in questa posizione, perché parla di grandi passioni. Voi saprete attrarre tremendamente una persona in particolare e addirittura anche più d'una. Quindi sicuramente non vi mancheranno ovviamente i corteggiatori, grazie proprio al vostro, anche grazie al vostro rinnovato comportamento. Cioè voi cambierete, ragazzi, ma vi ripeto, perché siete stanche di lottare tanto e non ottenere nulla, d'accordo? Quindi deciderete di godere, finalmente di godere un po' anche voi della vita. Quindi vi si apre veramente una bellissima primavera all'insegna proprio dell'istinto, della passione, e come vi dicevo appunto con la giustizia, anche tipico del diavolo, la liberazione da legami che voi ritenete soffocanti, quindi situazioni, come vi ho detto con la giustizia, legate al passato, quindi conoscenze che voi potreste aver inanellato nel passato e che ormai vi hanno stancato. Ecco, il diavolo è un'altra carta molto severa, tanto quanto la carta della giustizia, per cui effettivamente qui, ragazze mie, farete proprio tabula rasa.
altro che qui si rinascerà proprio a primavera, ma veramente, quindi allontanerete tutte queste persone di cui avevate tanti dubbi e sospetti con questo 5 ovviamente di coppe, d'accordo? Quindi le vostre indagini andranno obiettivamente a buon punto e ovviamente riuscirete anche a capire questo qualcosa che vi dicevo non è andato giù e non vi è andato giù, questo boccone amaro, e avrete tutte le risposte di cui obiettivamente avrete bisogno. Questo vi permetterà una nuova vita, vi ripeto, partendo dal corpo, partendo dall'eros, d'accordo? Quindi lascerete andare quelle situazioni magari troppo platoniche, diciamo, che obiettivamente magari sino ad ora non vi hanno dato molto, per invece affacciarvi a tutto ciò che vi potrà dare molto più soddisfacimento da un punto di vista, vi ripeto, fisico. D'accordo? Quindi sicuramente vi si aprirà un periodo molto bello. Tra l'altro, per quanto riguarda le tempistiche, ovviamente la carta del diavolo ha tempistiche non proprio brevi, direi medio-lunghe, quindi confermo il fatto che ovviamente questa situazione di positività andrà oltre i prossimi 3 mesi ovviamente della primavera, per invece aprirsi all'estate e quindi ricollegarsi in particolar modo appunto all'ultima carta che, come vi ho detto appunto a inizio stesa, rappresenta appunto i prossimi 6 mesi, ovviamente ragazzi, grosso modo. Inoltre ragazzi, per quanto riguarda una specifica importante, l'aggancio astrologico, la carta del diavolo si rifà a 2 segni zodiacali in particolare, cioè lo Scorpione e il Capricorno. Quindi obiettivamente tra tutto questo parterre di corteggiatori e di persone molto attratte da voi, che proveranno sentimenti ma anche desideri profondi, ecco che abbiamo ovviamente l'appassionatissimo Scorpione e l'altrettanto appassionato Capricorno, quindi ovviamente persone che appartengono generalmente a questi 2 segni, o comunque ne hanno l'ascendente, oppure hanno un tema natale ricco di questi 2 segni zodiacali nei punti ovviamente strategici del proprio tema natale. Quali sono questi punti strategici? Ovviamente la Luna e chiaramente Venere per quanto riguarda l'amore e il vivere, l'emotività, i sentimenti, e ovviamente Marte, chiaramente l'erotismo, e Mercurio, le comunicazioni, d'accordo? Quindi sicuramente qui c'è una forte compresenza dei 2 segni di acqua e ovviamente terra, quindi Scorpione e Capricorno. E vi ribadisco che comunque la carta del diavolo ha tempistiche medio-lunghe, 2, 3, 4 mesi, anche oltre. Quindi qui andiamo sicuramente verso l'estate, quindi momenti di grande magnetismo, di grande carisma, istinto, attrazione, passione, volontà intensa e voluttà, e soprattutto liberazione da legami legati al passato che per voi veramente rappresentavano appunto dei legami che ormai non vi davano più nulla, quindi rapporti intensi, forza fisica, anche ottima salute fisica, e di questo sono molto felice, e ovviamente nuovi incontri, oltre che liberazione, vi ripeto, da legami indesiderati. Dunque arriviamo finalmente appunto all'ultima carta, ossia, come vi ho detto poco fa, ovviamente quello che accadrà per quanto riguarda ovviamente la vostra vita sentimentale oltre questa primavera, anche se ne abbiamo già avuto un assaggio con la carta chiaramente del diavolo, ma cerchiamo di capire appunto che cosa vi accadrà ovviamente nei prossimi grosso modo 6 mesi. E qui abbiamo una carta molto bella che parla ovviamente di temperanza, difatti è il 14° arcano maggiore. Qui abbiamo ovviamente il 15° arcano e qui abbiamo il 14°. Ragazzi, questa è una stesa veramente stupenda. Allora, parla molto di evoluzione questa stesa, proprio perché ci sono molti arcani maggiori. Voi sapete che gli arcani maggiori, rispetto ovviamente agli arcani minori, hanno sicuramente un'importanza maggiore, proprio perché ovviamente parlano di evoluzione interiore. Gli arcani minori ci parlano di fatti, d'accordo? Gli arcani maggiori parlano di evoluzione interiore. Allora, che tipo di evoluzione sarà con ovviamente la carta della temperanza? Un'evoluzione stupenda. Allora, la temperanza innanzitutto parla di comunicazioni, quindi con questa persona in particolare voi avrete tante comunicazioni, ve l'ho detto già con il fante di coppe.
Comunque avrete modo di conoscere altre persone, perché ovviamente la carta della temperanza parla di più conoscenze, però la cosa non vi disturberà, cioè non andrete in confusione, saprete effettivamente chi e cosa scegliere, anzi, la temperanza parla di guarigione, è una carta molto bella, quindi ribadisco un concetto molto importante che veramente mi auguro, cioè una rinnovata forza fisica, quindi vi sentirete proprio bene, vi sentirete più belle, vi sentirete stare molto meglio, e questo anche proprio da un punto di vista di energie psicofisiche, quindi questo veramente, ragazzi, ve lo auguro con tutto il cuore, perché è importante, ragazzi, è fondamentale. Inoltre avrete modo di avere più comunicazioni con più persone, perché ovviamente la temperanza parla, appunto, vedete, di qualcosa che fluisce, un fluido che passa, come potete vedere, da un contenitore all'altro, da un calice all'altro, oppure in mazzi più tradizionali da un'anfora all'altra, quindi obiettivamente qui ci saranno tante conoscenze e tante comunicazioni, quindi una vita, diciamo, sociale molto più ricca, per fortuna primavera ed estate, ribadisco le tempistiche, veramente molto, diciamo, densa di conoscenze, quindi anche di eventi, di avvenimenti a cui voi prenderete parte, perché la temperanza parla anche di, vi ripeto, anche inviti, comunque uscite, comunque anche piccoli viaggi, perché la temperanza parla anche di viaggi, quindi spostamenti, in cui ovviamente potreste proprio conoscere e incontrare queste nuove persone, cioè durante questi viaggi o questi spostamenti voi potreste conoscere queste persone con le quali andrete immediatamente d'accordo, perché la temperanza parla di collaborazione, questa volta ovviamente fruttuosa, non come in passato con il 3 di denari, quindi sicuramente qui ci saranno persone con le quali andrete pienamente d'accordo, persone che vi rispetteranno, persone che sapranno rispettarvi e ovviamente persone che anche voi rispetterete. La temperanza è una carta che parla di un'evoluzione, a volte magari un po' lenta, ma comunque veramente fondamentale, cioè in quest'anno voi cambierete molto della vostra vita, qui ci sono dei cambiamenti epocali che, come vi dicevo con la carta del diavolo, partiranno soprattutto, in particolar modo, proprio dalla vostra volontà, la volontà finalmente di cambiare e la volontà finalmente di riuscire, d'accordo? La temperanza parla anche della capacità di adattamento, cioè appunto voi riuscirete ad adattarvi a questo fluire degli eventi, cioè non cercherete, ve lo dicevo ragazzi con la carta del diavolo, non cercherete di accelerare le cose, le situazioni, le vivrete anche con molta, forse, leggerezza, più spensieratezza, questo vi farà terribilmente bene, ecco perché vi sentirete meglio, perché probabilmente non avrete aspettative e quindi non rischierete inutili illusioni, vivrete il presente, lascerete che il futuro si costruisca man mano, d'accordo? Questa è una condizione tipica della temperanza, d'accordo? Quindi ragazzi è una carta bellissima, parla di guarigione, quindi contatti, comunicazioni che ovviamente con la carta della temperanza sono in prim'ordine, comunicazioni con persone che saranno finalmente adatte a voi, persone che, vi ripeto, ricambieranno i vostri sentimenti, persone che sapranno darvi tutto ciò che voi avrete bisogno. La temperanza parla di rapporti stabili, di rapporti armonici, massima compatibilità e massima comunicazione, con anche il consolidamento di un rapporto importante con questo fante di coppe, d'accordo? Oppure, vi ripeto, parla di guarigione, quindi anche rigenerazione di un sentimento che era entrato in crisi, o comunque proprio della ripresa di un rapporto del passato. Parla di un rapporto molto felice, che sarà ovviamente felice sia da un punto di vista spirituale, ma anche ovviamente da un punto di vista erotico molto appagante, quindi intesa perfetta e relazioni veramente molto importanti e continuative. Quindi sicuramente la vostra vita sentimentale e familiare sarà all'insegna della felicità, della gioia, del successo, e soprattutto la carta della temperanza parla anche, cosa non da poco, di amicizie inossidabili, quindi anche di nuovi amici che potrebbero proprio aiutarvi sicuramente ad evolvere. Ragazzi, l'amicizia è molto importante, al di là sicuramente dell'amore, ma è veramente molto importante. Questa è una carta stupenda, ragazzi, che parla di serenità, parla di riflessione anche da parte vostra, ma di vitalità, di rinascita, di socievolezza, di cooperazione, di collaborazione, di equilibrio. Finalmente parla di stabilità e poi parla anche di fedeltà, quindi ovviamente fedeltà nei sentimenti, fedeltà
sia ovviamente per quanto riguarda le persone che andrete a conoscere, che vi ripeto non saranno affatto come le persone che avete conosciuto nel passato con questo 5 di coppe, d'accordo? Quindi una carta meravigliosa che parla veramente di trasformazione, progresso, evoluzione, ma soprattutto di rinascita. D'accordo? E anche, vi ripeto, di piccoli viaggi, comunque sicuramente anche di nuove conoscenze, d'accordo? Quindi è una carta veramente molto 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 bella, che ovviamente non tralascia anche l'aspetto sentimentale, quindi non ci sarà soltanto una serie di rapporti intensi da un punto di vista fisico come prevedeva ovviamente il diavolo, ma anche qualcosa di molto più sentimentale e di ovviamente spirituale. Per quanto riguarda ovviamente le tempistiche, anche in questo caso la temperanza ci conferma tempi lunghi, perché è una delle carte più lente ovviamente degli arcani maggiori, assieme alla giustizia e ovviamente l'eremita, proprio perché ha tempi di realizzazione medio-lunghi. Quindi qui sicuramente, vi ribadisco, andiamo oltre la primavera, oltre addirittura anche l'estate, perché la temperanza parla addirittura di tempistiche che vanno dai 3 mesi sino addirittura ad 1 anno. D'accordo? Quindi assolutamente una carta molto bella che parla di grandi cambiamenti. Tendenzialmente è una carta che si riferisce al periodo invernale, quindi ovviamente entro l'anno prossimo, quindi entro il prossimo inverno, qui ci saranno dei cambiamenti veramente molto molto importanti. D'accordo? In particolar modo anche l'autunno e ovviamente vi ribadisco l'inverno, proprio perché la carta della temperanza è legata ai segni della Vergine e ovviamente dell'Acquario. D'accordo? Quindi è una stesa veramente molto bella, io sono veramente molto contenta, anche perché chiaramente, come vi ho detto sino ad ora, questa non è una stesa che si ferma a ovviamente questa primavera, bensì va oltre, addirittura entro l'anno, ovviamente grazie anche a questa carta meravigliosa che è la carta della guarigione, quindi la carta della temperanza. Quindi nuove amicizie che anche e soprattutto vi aiuteranno, anche perché no, ad evolvere e a modificare il corso della vostra vita con, vi ripeto, questo grande amore o questa rinascita di un amore entrato in crisi, grande comunicazione e soprattutto con questo meraviglioso fante di coppe che, se sino ad ora è rimasto in silenzio, però poi ovviamente saprà farsi perdonare. D'accordo? Dunque ovviamente questa stesa veramente molto bella, carica di energie molto positive, chiaramente come sempre. Mi raccomando, forza, determinazione, non dimenticatevi mai di mettervi come priorità e come sempre buona fortuna e ovviamente a presto!